Per emettere dei suoni acuti è necessario aprire e spalancare molto la nostra bocca? Dipende, bisogna capire come funziona il nostro strumento. Il nostro strumento vocale è formato da diverse parti. Una parte che emette una vibrazione, che sono le corde vocali. Le corde vocali creano quella che si chiama vibrazione fondamentale. Quindi la frequenza fondamentale che viene emessa dalle corde vocali, in realtà presa singolarmente, non è molto interessante. È poco più che una pernacchia, quindi un suono che viene modificato da lì in su. Per essere modificato, ovviamente, il suono passa all'interno di quello che è il tratto vocale, ovvero lo spazio che c'è tra le corde vocali e le labbra. Quindi, in base a come è formato questo tratto vocale, succederà che il suono prenderà delle caratteristiche tipiche. È importante sapere che, per una ragione di fisica acustica, ogni volta che un suono arriva in una cavità, crea delle risonanze. La cavità cosa fa? Rinforza delle risonanze e inibisce delle altre risonanze. Per cui possiamo dire che una volta che un suono passa all'interno di una grande cavità, questa grande cavità rinforzerà i tuoni più gravi. Ma quali toni? I tuoni armonici, quindi la fondamentale rimarrà sempre la stessa, ma si arricchirà di armoniche che verranno influenzate dalle cavità in cui passano, per cui se passano in cavità in cui c'è poco spazio di volume, c'è poco spazio proprio, le armoniche che verranno rinforzate saranno quelle più acute. Se invece passeranno in strutture che sono con maggior volume, avranno rinforzate, ovvero si sentiranno di più, le armoniche più gravi. Questo che cosa fa? Non ci alza la fondamentale, cioè il tono che noi percepiamo dall'orecchio sarà sempre lo stesso, ma verrà rinforzata ad esempio nel timbro più chiaro o più scuro. Il timbro chiaro è ricco di armoniche più acute, invece il timbro scuro è più pieno di armoniche più gravi. Le armoniche che cosa sono? Sono delle frequenze diverse dalla fondamentale, sono multipli delle fondamentali e che arricchiscono la voce e ne creano la caratteristica. Quindi aprire la bocca che cosa fa? Immaginiamo una canna di un organo. La canna di un organo ha delle frequenze particolari più tipiche che sono legate alla lunghezza e al diametro, cioè al volume di aria che ci sta dentro. Se io accorcio questa canna, quindi questo volume di risonanza, mi rinforzerà le frequenze più alte. Quindi cosa succede? Se noi riusciamo ad accorciare la distanza tra l'uscita del vocal tract e l'inizio della vibrazione, ovvero le corde vocali, avremo una frequenza fondamentale che è sempre la stessa, cioè la nota sarà sempre la stessa, ma le armoniche saranno più acute, quindi le frequenze delle armoniche acute saranno più rinforzate. Se io invece allungo la distanza tra la bocca e la glottide, cioè le corde vocali vibrante, a parità di frequenza fondamentale, cioè di tono, avrò una voce con una timbrica più scura, ok? Quindi come si fa ad accorciare o ad allungare? In parte si fa alzando e abbassando la laringe, quindi se io ho necessità di accorciare, alzo, se io ho necessità di allungare, abbasso. E quindi è giusto o non è giusto? Dipende dalla tecnica vocale, quindi dovete scegliere in base a quello che è la tecnica, ok? È raro che in un cantante lirico si richieda molta risalita di una laringe. Invece per quanto riguarda l'utilizzo della bocca, quando viene utile aprire tanto la bocca? Aprire tanto la bocca ci permette di portare maggior potenza negli armonici più acuti. Quindi se io apro la bocca tanto è perché voglio far risaltare le armoniche più acute all'interno del mio timbro vocale a parità di tonalità. Ok? Questo viene utile? Sì, viene utile in certe situazioni, quando ad esempio voglio rinforzare alcune frequenze che possono essere maggiormente percepite dall'orecchio, ad esempio in un contesto di musica strumentale. Allora i cantanti riescono ad emettere certe frequenze che a parità di tono rendono la voce maggiormente comprensibile, udibile, perché la comprensibilità per quanto riguarda invece il significato di ciò che viene detto dipende un po', perché nella bocca molto aperta quindi si andrà a accorciare il vocal tract, ma anche ad andare molto verso la A, invece vocale A, invece con la bocca più chiusa per rinforzare ad esempio armoniche più scure andremo verso una O, e quindi le O sarebbero un po' più
le A sarebbero comprese come delle O, e questo capita ad esempio nella lirica, che non si capisce sempre tutto quello che viene detto. Ok? Quindi a parità di tono emesso, un vocal tract più corto avrà un timbro di uscita più chiaro, invece a parità di nota emessa, un vocal tract più lungo sarà più ricco di armoniche più scure. Ok? Non c'entra con la tonalità, c'entra con il timbro. Buon canto, ciao, iscrivetevi al canale.